Special qui con le immagini a cura di Andrea Farri. Siamo al Bia Duraminis di Serramanna. Per chi ci segue sa che qui solitamente raccontiamo le vicende del Cekichak. Oggi invece qui c'è il Muay Thai, protagonista la Monacot Lampis Gym di Gianfranco Lampis e Carla Ortu, che hanno organizzato insieme alla Gialeto il Monacot Fight 546 incontri totali a partire dai ragazzini che hanno cominciato dalle ore 15, quello che state già vedendo adesso ripreso dal nostro Andrea Farris è il 25esimo, con l'angolo rosso Maria Cecilioni dell'Alias Gym e Giulia Bachis del Team Rodriguez. Una serata, quella qui di Serramanna, incentrata unicamente nel Muay Thai, anche per far conoscere il Muay Thai, per far avvicinare il Muay Thai a chi solitamente invece ne sta più lontano, magari anche in generale, dal mondo del combat. Tanti richiami anche sui social da parte proprio di Gianfranco Lampis e di Carla Ortu. Tra l'altro Carla Ortu che oggi compie gli anni, le facciamo gli auguri. Abbiamo una volta avuto anche con noi al commento tecnico qualche incontro un anno fa, sempre in occasione del Monacot Fight. In quel caso si trattava della quarta edizione. Carla Ortu, che è anche arbitro internazionale, arbitro anche oggi, fa parte lei della squadra e allora ne approfitto anche per presentare tutta la sua arbitrale, bella copiosa, composta da Filippo Mancosu, Claudio Sanna, Emanuele Secchi, Stefano Ventimiglia, Cristina Ganga, Ileana Micheli, Paola Pissis, Francesco Mata, Alessandro Lepuredu, Marco Floris, Hermes Pisano e Massimiliano Azzori. Uno dopo l'altro si stanno alternando al centro anche come i giudici, poi arbitri che sono presenti anche laddove voi non vedete, nel tappeto che fa da ring ai più piccoli, posizionato proprio a fianco al ring principale. Oggi un bel verde Speranza, tra l'altro verde che riporta anche un po' la maglia della Speciosa poco fa, che ha giocato l'andata nel primo turno del playoff nazionale di eccellenza in diretta, sempre su Directa Sport. Io ne approfitto in questa intro per chiedere e ricordarvi di mettere like alla diretta, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci anche su Facebook e Instagram per poter sentire le voci dei protagonisti degli eventi che vi raccontiamo, sempre in maniera gratuita, giusto un po' per ricordare, anche per essere aggiornati su tutti gli eventi che portiamo sui nostri canali weekend dopo weekend. Quindi un like, un follow, click semplicissimi che per noi però fanno la differenza del mondo per potervi proporre produzioni sempre più di alto livello giorno dopo giorno. In questo momento vi ricordo, anche se l'ho già detto, all'angolo rosso Maria Cecilioni dell'Alias Gym, all'angolo blu invece Giulia Bachis. Un incontro a 2 round, a 2 minuti. Questo è il secondo round. Sono quelli che vedrete i primi incontri tra under 18, il loro peso di 54 kg, e sul ring non si stanno risparmiando. Tra l'altro tanta bella affluenza anche intorno, giochi di palloncini tra i lati, il pubblico e comunque sta riempendo le scalinate, le seggiole del palazzetto di Serramanna. Bel via vai, veramente una scommessa quella della Monacot Lampis Gym insieme, ricordo, alla Gialeto adesso c'è una bella stagione. Tra l'altro nel suo ritorno purtroppo in prima categoria non è riuscita ad agganciare il secondo posto, quantomeno ad affrontare i playoff di prima categoria, però comunque è una buona stagione, un buon ritorno, sempre puntando anche su quello che è il suo settore giovanile. Dovremmo essere ormai quasi alla fine dell'incontro proprio tra Giulia Bachis e Maria Cecilioni. Abbiamo ancora una ventina di incontri da vivere insieme, poi vedremo se sarà anche qualcos'altro magari che non conosciamo nel mezzo, quando anche la sua arbitrale vorrà fare delle pause.
poi occhio a quello che sentite magari anche in diretta, perché abbiamo insomma due annunciatori da una parte e dall'altra, anche per annunciare i più piccoli vincitori, quelli che stanno affrontando sul tappeto. Incontro che adesso nel ring è finito. Allora si aspetta il verdetto per le due ragazze, poi si andrà avanti con il 26esimo incontro dei 46 totali. Vi ricordo poi anche la box su Directa Sport stasera, a decimo mano, sempre in diretta, organizzato dalla Sciardana Box, mentre vince all'angolo blu Giulia Bachis, il primo incontro apparso in diretta in questa serata. Prossimi due a sfidarsi sono... Allora, ne approfitto, facciamo subito... Abbiamo visto che ce l'abbiamo adesso Gianfranco Lampis con noi, così anche se non si può vedere rimaniamo sull'incontro. L'incontro, adesso ve lo ricordo, tra Gabriel Niedo, angolo rosso dell'Orsa Maggiore, contro Cristian Muscas del Team Pilloni. 2 round a 2 minuti, peso 64 kg. Io ne approfitto, Gianfranco, sei passato qua a salutare. Come sta andando? Dai, sta andando tutto bene, il pubblico ho visto, ha risposto bene, i match sono abbastanza dei buoni match, dei bei match, e poi la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male. Vabbè, ancora presto, adesso non diciamolo ancora perché poi la serata è lunga, ancora 20 incontri. Io ho due domande da fare veloci, perché immagino che tu debba essere un po' ovunque naturalmente. La prima è: da cosa nasce questa collaborazione con la Gialetto? E la seconda, sempre l'emozione perché combattono i tuoi figli dopo. Ok, la collaborazione con la Gialetto nasce perché loro praticamente hanno formato o hanno costruito una palestra nuova, e quindi volevano metterci dentro più attività. Quindi loro già col calcio facevano attività col calcio, col mountain bike, altre attività, e hanno voluto ingrandirsi, e quindi hanno chiesto a me se c'era la possibilità di nel loro interno di istituire un corso di Muay Thai, e così è nato tutto. Quindi a Serraman arriva anche il Muay Thai, lo possiamo dire questo. E poi la seconda domanda su l'emozione, come sempre, di vedere i tuoi figli. Li vedremo dopo, quando arriveremo, non dico alla fine, però più vicini alla fine. Sì, quella è l'emozione più grande, perché comunque vedere un proprio figlio, in questo caso sono due, che figlio e figlia tra l'altro, convinti entrambi. Esatto. Figlia e figlio. Che comunque seguono la passione del padre, è una grande soddisfazione, e poi alla fine li alleno io, e quindi i loro risultati un po' sono per la maggior parte loro, però me li prendo pure io. E chiusura eccezionale, anche se avevo detto che le ultime due domande, dai, un messaggio per Carla Ortu, oggi fa gli anni. Sì, allora Carla, per lei infatti questo volevo regalare una giornata così per il compleanno. Non si cerca l'anello, organizziamo una cosa che tanto ti piace. No, scherzo. Guarda, per questo la devo ringraziare tantissimo, perché anche se il suo compleanno non ha esitato a organizzare assieme a me questa serata. Quindi guarda, comunque non so. Grazie. Allora Gianfranco Lampis, immagino debba muoverti da una parte all'altra, magari ti abbiamo
a tiro dopo, anche alla fine, vediamo. Per adesso buon divertimento, buon lavoro, perché vedete il relax soltanto alla fine. Intanto ancora l'incontro sempre dicevamo l'incontro stiamo dicendo Gabriel Niedu e Christian Muscas. Dovremmo essere immagino nel secondo round a questo punto. Parlando con Gianfranco Lampis ho perso l'attenzione sul ring. Vedete qua anche un bel gancio. Poi pian piano chiaramente incontro per incontro salirà sempre di più il livello. Adesso ci godiamo anche questi ragazzi con più leggerezza. Poi avremo anche altri 3 incontri dei Under 18, poi ne avremo 5 senior, 4 elite e poi infine ne avremo 8 full contact. Insomma, ce n'è oggi da vedere qui su Directa Sport. Poi ripeto, box comunque anche a decimo mano, sempre in diretta su Directa Sport. Settimana prossima San Rock. Adesso con la bella stagione non mancherà praticamente mai il combat sui nostri canali. Poi chiaramente la conclusione anche delle stagioni pallavolo, di calcio, insomma siete aggiornati sempre sui nostri canali. Poi tra l'altro a proposito di combat è oggi anche un weekend, anzi non solo oggi, nella memoria di Nino Benvenuti, lui che nel 1992 è stato inserito nella Hall of Fame, il primo italiano a riuscirci della box. Quindi insomma questo anche per spiegare la dimensione dell'atleta che è venuto a mancare negli ultimi giorni. Per questo il CONI ha richiesto a tutte le federazioni, non soltanto al mondo del combat, al mondo della box, di ricordarlo, di omaggiarlo e commemorarlo con un minuto di silenzio. Una vera leggenda dello sport italiano, quella che è venuta a mancare negli ultimi giorni. Quello di prima era dunque il primo round tra Niedu e Muscas. Ricordo 2 round a 2 minuti, il peso di questi ragazzi, il peso della sfida è 64 kg. E adesso si preparano ad affrontare, si stanno già affrontando, e tra l'altro colpo peggiore da ricevere per il povero Muscas. Quindi 2 saltelli come sempre, insomma i maschi lo capiscono meglio. Scalda l'ambiente anche intorno al ring. Tentativo di kick da parte di Muscas ancora, poi con un diretto sinistro, così sorpreso Niedu, il più piccoletto, obbligato a cercare di avvicinarsi di più per poter far male. E invece chiaramente Muscas ne approfitta, è più alto, può giocare un po' più alla distanza, non molto perché poi non è così grande la differenza dell'altezza tra i due, abbastanza ridotta, però c'è. Lavora Niedu sulla figura, poi deve intervenire l'arbitro.
Ora bel lavoro sempre sui fianchi, poi ha chiuso Niedo con un buon gancio sinistro, adesso di nuovo come prima, finché la guardia alta, attacca sullo stomaco, attacca sulla figura, anche con le ginocchiate. Sofferente il povero Muscas, credo sempre in genitali tra l'altro, dal secondo colpo subito. Ancora, anzi no, siamo intestino, bocca dello stomaco, perché la ginocchiata sarà assolutamente verso lo stomaco e sente tutte adesso Muscas. Termina qui l'incontro, termina neanche questo un incontro proprio interamente raccontato, però pian piano ne racconteremo sempre di più gli incontri. Però termina un bell'incontro, quasi una liberazione per Muscas, perché stava veramente soffrendo alla fine. Adesso poi vedremo chi ha vinto. Io non mi posso esporre perché non ho praticamente assistito bene al primo round, non potevo non approfittare della presenza di Lampis per almeno fare due chiacchiere introduttive con lui, quelle che solitamente si fanno alla fine, invece abbiamo approfittato. Poi anche con l'aiuto di Andrea Faris, che si è cimentato a darvi la doppia scelta. La doppia camera, scusate, non la doppia scelta. Lapsus, mentre vince l'angolo rosso Niedu. Ricordiamo Gabriel Niedu della Orsa Maggiore, Cristian Muscas invece del team Pilloni. Vengono già chiamati i prossimi Stefano Azzeni del team Muru e Manuel Pulegas dell'Alias Gym. 80 kg il peso dei ragazzi, o almeno 80 kg il peso della sfida. Sempre 2 round a 2 minuti, ma già si vede che è cambiato il peso sul ring. Il primo ad arrivare è stato Manuel Pulegas all'angolo blu. 27esimo incontro oggi. Mentre credo siano finiti gli incontri dei più piccoli, anzi sono finiti perché voi non lo vedete, ma dall'altra parte stanno liberando il tappeto. Credo che adesso avvicineranno le sedie invece per aumentare il pubblico vicino, il pubblico più fortunato a potersi godere da più vicino lo spettacolo. Allora ancora, ecco, adesso si vede alla fine arrivare Stefano Azzeni. Ricordiamo team Muru, ci ha messo un po' lui, però lui è arrivato già pronto e alla fine è più pronto rispetto a Manuel Pulegas, che adesso si sta facendo allacciare il caschetto. Protezioni complete per questo incontro. Abbiamo sempre a che fare di under 18, questo chiariamolo. Adesso stiamo per vederli in azione. 2 round a 2 minuti. Il primo ormai ci siamo, perché cominci, stiamo per vederli in azione. Quindi vi ricordo: Azzeni angolo rosso, Pulegas angolo blu. Ed inizia ora l'incontro, il primo che seguiamo un po' più di attenzione dall'inizio. Può partire in attacco Pulegas ancora. E butta subito Azzeni. Prima 2 combinazioni di quelle provate in palestra, ora cerca anche calci in girata, ripresi in questo caso dall'arbitro.
Prova la risposta da Azzeni, per adesso però più Bulegas. Questo l'ha sentito Azzeni. Non ha ricidito bene la gamba e ha sofferto la sua coscia sinistra. Ora invece è più pronto, blocca e reagisce. Primo lavoro di ginocchia. Alla fine serve l'intervento dell'arbitro. Prova ad avvicinarsi a Azzeni, Bulegas non aspetta altro per colpire, a lavorare sempre su quella gamba. Poi arriva anche un colpo sul volto di Azzeni, adesso prova a reagire, il gancio di Bulegas negli ultimi secondi del primo round, bel kick. Però sanzionato Bulegas proprio alla fine del primo round. Il suo allenatore gli sta dicendo avevano ragione, hanno ragione. Dall'altra parte qualche informazione verso Azzeni, qualche accorgimento, un tono molto pacato. Match che è ripreso nella sua seconda e ultima ripresa. Azzeni contro Bulegas. Testo di Azzeni un po' più agguerrito, però anche Bulegas, vedete l'ora, stanno scoprendo molto il volto entrambi. Questo è il bello di avere i caschetti, che si può permettere la leggerezza in più, anche se poi i colpi naturalmente si sentono. Allora ancora un punto sottratto a Bulegas, che praticamente così immagino perderà l'incontro. Sicuramente anche un po' demotivante per lui, però prova comunque a far sentire anche i suoi calci. Ora si bloccano, si intrecciano con Azzeni, fermati subito dall'arbitro. Di nuovo bloccati subito quando siamo alla fine dell'incontro. Che termina proprio adesso, questo bel abbraccio. Ricordiamo comunque sono under 18, specialmente nel caso di Bulegas, tutto il tempo anche per imparare a evitare
perdere punti con troppa facilità. E adesso aspettiamo il verdetto. Qualche secondo e ci siamo. Pari il match, parità alla fine. Sulla carta Bulega avrebbe vinto entrambi i round, questo un po' per ricostruire, però ha perso un punto e alla fine parità. E allora aspettiamo il prossimo incontro, che dovrebbe essere tra Simone Boy della Serra Muay Thai Academy e Gabriel Pirodi della Wolves Den. Cambio di guardia anche per quanto riguarda gli arbitri. C'è Stefano Ventimiglia, lui che solitamente fa anche da commissario di riunione, lui un po' che gestisce solitamente tutta la squadra arbitrale. Non ho la certezza per questa riunione, quindi utilizzo il condizionale e mi salvo in calcio d'angolo. E attendiamo allora i prossimi sfidanti. Ancora non chiamate, forse qualcuno ne sta approfittando o per mettere qualcosa a posto o magari per fare una piccola pausa, ma no, vengono chiamati adesso. Confermati dunque Simone Boy e Gabriel Pirodi, mentre Ventimiglia parla con Ortu. I ragazzi si preparano a salire. Si preparino per il prossimo match. Angolo rosso, Mura Mancentra, SMA. Angolo blu, Baptist Giulia, Tim Rodriguez. Tra l'altro devo chiedere scusa forse, perché in verità gli angoli sono blu da una parte e rosso dall'altra, e può essere che prima per i colori abbia sbagliato nel nominare i ragazzi sul ring. Se è così vi chiedo scusa. Beh no, capita, andiamo avanti molto semplicemente, più che altro per i protagonisti, però andiamo avanti. Allora ricordiamo, prossimo incontro dunque Simone Boy all'angolo rosso, Gabriel Pirodi all'angolo blu. Controllo di Ventimiglia. E poi si parte. Anche in questo caso erano 2 minuti, il peso
75 kg. Penultimo incontro under 18, poi si passa ai senior. Si va adesso Boi contro Pirodi, ricordo Pirodi angolo blu, Boi angolo rosso. Subito un intervento di Ventimiglia. E Boi che prova ad avere un po' più l'iniziativa, adesso però deve indietreggiare. Pirodi all'attacco, poi quasi non aspetta altro per reagire. Adesso va cercando uno spazio alla guardia alta di Pirodi. Ginocchiate, l'intervento di Ventimiglia, anche perché stava volando via il caschetto di Pirodi. In attesa dell'inizio del secondo round tra Boi e Pirodi, abbastanza equilibrato questo primo round. Ora vediamo gli ultimi 2 minuti cosa hanno in serbo per noi. Poi prova a tenere a distanza Pirodi. Tentativo anche di gomitata da parte di Boi. Poi leggere però, ci ha provato. Si muove tanto Boi, Pirodi si avvicina, calcola il momento esatto per colpire. Può andare col kick della stessa idea Boi. Ancora e di nuovo, poi schivata di Pirodi. Destro di Boi.
Pirodi è lì che prova ad avvicinarsi, quasi andava dritto sulla faccia di Boi, adesso ancora gomitate da parte di Boi. Prova ad andare con le ginocchiate Boi. L'angolo Pirodi che però si è difeso. Però deve aver sentito i colpi di Boi. Sembra essere il più stanco dei due, anche se non manca molto alla fine. Dietreggia Pirodi. Ancora Pruni col suo caschetto, ma si può riprendere subito. E termina l'incontro tra Simone Boi della SMTA e Gabriel Pirodi della Wolves Den. Intanto entrambi la medaglia. Tra l'altro solitamente in queste riunioni la medaglia si dà dopo il verdetto. Oggi non so sia casuale o magari proprio scelto apposta di dare la medaglia prima del verdetto. Devo dire che personalmente la trovo una bella idea, perché prima vi premio per la sfida e poi il verdetto che premia Simone Boi in questo caso. Però, ripeto, mi piace l'idea del diamo prima la medaglia, quindi quella sorta di riconoscimento alla partecipazione, che poi è la cosa più importante oggi in una serata organizzata per lo più proprio per sponsorizzare un movimento, ce l'ha detto anche l'Ampis, per portare, mentre non so se avete visto anche il saluto della Wolves Den, proprio per noi, ci sentiamo importanti così. Anche la Wolves Den, palestra che ha creduto da anni in Directa Sport, e pian piano un po' tutto il movimento del combat regionale ha creduto in noi. Però volevo chiudere il discorso, appunto, una serata questa fatta proprio per promuovere il Muay Thai dentro Serramana, ma non solo. E infatti per questo è anche nata la collaborazione tra la Giaretto e la Monaco Lampis Gym, ma ce l'ha spiegato molto bene Gianfranco Lampis proprio all'inizio della diretta, e quindi se tornate indietro la risentite, ma poi per tornare al discorso social la ritroverete su Facebook e Instagram. Mettiamo a lavoro già da stanotte il mitico Androne Farris. Adesso stanno aggiustando l'angolo blu, sicuramente aveva un po' mollato, ma soprattutto, ancora non so di quale, mi è stato già annunciato, adesso è ufficiale, viviamo il primo incontro full contact della serata per necessità organizzative. Non so ancora quale, lo scopriamo insieme, quindi vediamola così, un po' prima del previsto si fa molto sul serio. Si faceva sul serio anche fino ad ora, adesso si fa molto sul serio. Rimane quindi Ventimiglia, anche perché poi tra arbitri dovrebbero già aver decretato tutti i centro ovvero colui che sta dentro il ring ad arbitrare di tutti gli incontri, e quindi probabilmente per casualità e per questa combinazione ne fa 2 di fila Ventimiglia. Dovrebbe essere così, c'è un po' di dilazione in tutto questo, almeno su questa concomitanza.
Attendiamo ancora un po'. Tra l'altro li stanno tutti quanti sistemando gli angoli. Sicuramente si è accorto lo stesso Ventimiglia che durante l'ultimo round qualcosa non stava tornando, testando proprio le corde per vedere come reggono. È fondamentale che reggano, perché a differenza ad esempio della box, poi le corde devono reggere veramente l'atleta, che rischia di venire giù durante i clinch. Nella box ad esempio questo succede molto meno. Poi, come avevo preannunciato, hanno cominciato a sistemare le sedie anche dalla parte del ring e dalla parte dell'angolo blu, laddove prima c'era il tappeto per far sfidare i più piccoli. Chissà, magari tra quelli c'è anche un futuro campione del Muay Thai. Noi non possiamo che augurarcelo. Allora, attendiamo ancora, ma io direi che il ring è a posto, il ring è pronto. Dobbiamo solo sperare che siano pronti anche i prossimi due sfidanti. No, forse invece ancora qualche problema con le corde. Non era così pronto il ring, le stanno proprio sistemando tutte. Controllo accurato, lavoro accurato adesso di tutti i collaboratori, tutte le persone che si sono date da fare per organizzare, anche per metterlo su il ring, che non è proprio un giochetto da ragazzi, e che dovranno anche smontarlo dopo. Anche quello non è un giochetto da ragazzi. Tra l'altro verde come uno dei colori della Gialetto. Comunque, nel mentre che viene tutto sistemato, direi linea alla regia e insieme continuiamo tra poco. Tornati, una pausa più breve del previsto. Andiamo a scoprire insieme chi si affronterà. Se ho sentito bene dovrebbero essere Alessia Furcas, proprio della Monaco Gym, contro... Allora, qua mi hanno scritto Elia Farris, ma io non penso si chiami Elia veramente. Ma immagino Elisa Farris dell'Alias Gym. Intanto Alessia Furcas. No, invece Elia Farris. Tutto corretto, tutto corretto. Match full contact con protezioni complete, anche il corpetto.
Tra l'altro, a proposito, prima la Muay di serata insieme. Tanto già si fa vedere la ragazza, però è venuto un po' giù il cartellino, però primo round. Tre round da 2 minuti, peso 48 kg. Ricordo, angolo rosso Alessia Furcas, per lei la voglia maggiore di fare una bella figura nell'evento organizzato dalla sua palestra, contro Elia Farris, lei invece, lo ricordo, dell'Alias Gym. Il controllo alle protezioni. Bello anche l'abbraccio, l'angolo rosso da parte di Gianfranco Lampis verso la sua atleta. Sembra essere emozionata a guardarla in faccia. Le ragazze si sfideranno su 3 round da 2 minuti. Ci siamo, si va col primo round. Furcas contro Farris, Furcas prova ad andare già all'attacco, Farris la tiene a distanza. Quindi scambi accesi, praticamente neanche iniziata, archiviata la fase di studio che solitamente c'è tra due sfidanti, 2 colpi subiti dritti sul volto da Furcas, infatti già naso rosso per lei, centrato in pieno Farris 2 volte appena ha avuto l'occasione. Sempre pronta a lavorare con i pugni, più ganci che diretti. Farris ancora con questa serie di ganci, Farris proprio sopra il suo allenatore. Furcas invece sceglie di lavorare anche con i kick, per lavorare sulle gambe, anche perché per ora sta un po' soffrendo con lavorare alta. 2 approcci diversi al combattimento, più efficace Farris per ora.
Tanto ultimi secondi del primo round. Che termina ora. Sorrisoni all'angolo blu. Un po' meno all'angolo rosso. Ma tutto assolutamente ancora equilibrato. E Furcas acqua sia un po' per la testa, un po' anche per bere. Parla invece anche Farris, dice la sua, non sta solo ascoltando. Poi l'inizio è sicuramente stato molto positivo, basta anche vedere i sorrisoni lì sull'angolo blu. Poi stanno dicendo di respirare. Adesso invece ha cambiato atteggiamento. O ha sentito da parte di Farris qualcosa che non gli è proprio piaciuto, allora ha cambiato proprio l'approccio. Io credo che sia stato un discorso proprio per isolarla, come ha mosso anche il braccio, per dire tutto questo non c'è niente, c'è soltanto il ring. Al massimo ascolti me, e poi è un po' quello che bisogna fare nel ring, bisogna sapersi isolare, bisogna saper concentrare tutte le energie sull'avversario e su quelle poche voci rassicuranti che sono quelle del tuo angolo, lì sanno costruire veramente. Anche perché sotto, anche se non lo vedete, ci sono amici, penso, di Farris che la stanno incitando. È il maestro proprio di Farris, ha detto a queste persone: guardate che ok che siete con lei, però lasciate un po' stare, non deconcentratela. Sul ring invece combattimento ancora agguerrito, un Furcas che cerca il modo per avvicinarsi. Farris cerca sempre invece di mantenere quella distanza che a lei va bene per dare la massima carica al colpo e per non subirlo invece. Donna Furcas che poi è obbligata ad andare con i calci. Ora ci prova invece, gancio e poi il calcio. Prova ad andare in girata poi però 2 volte sul volto di Farris. Furcas ancora. Allora di forza Farris prova subito a reagire. Comincia a esserci la stanchezza e c'è ancora poi tutta una ripresa da vivere. E allora 1 minuto d'ossigeno, poi 2 minuti di battaglia. Un po' meno tranquilla adesso Farris. Furcas invece ha più o meno lo stesso atteggiamento, lo stesso sguardo di prima. Si è sentito un bel forza Eli, poi difficoltà Elia Farris
non sembrava così tanto la ring, qualcosa la tormenta, comunque i colpi di Furcas si sono fatti sentire. Furcas che ha iniziato un po' più in difficoltà, poi però con grinta e con tenacia sta combattendo anche lei, dando il massimo e soprattutto mettendo in difficoltà la sua avversaria. Che avvicina con calma Furcas, tra l'altro lo sguardo dritto sugli occhi di Farris, cenno di sicurezza, cenno anche di sfida. È bello vedere se Farris sta proprio ricambiando, sicuramente se lo ricambia con i ganci Farris. Il kick puntando al petto. Furcas adesso è lì che aspetta e poi vuole reagire, è lì che vuole avere la contromossa. Adesso può solo parare, schiva, si deve difendere, Farris all'attacco, Furcas con il kick, Farris sempre a cercare quel pertugio nella guardia alta di Furcas. Adesso è Furcas ad attaccare, risposta di Farris, colpo su colpo fino alla fine. Gli ultimi 10 secondi, anche meno, momento di dare tutto, ti fanno sentire anche negli angoli e l'incontro finisce così, con un Ventimiglia che si è esibito quasi in una danza per fermare l'ultimo possibile gancio. Un bel applauso di tutto il pubblico alle due protagoniste di questo incontro, Alessia Furcas, lo ricordo, della Morakot, e Elia Farris dell'Alias. È stato il primo incontro full di questa serata, in anticipo nei tempi. Poi si riprenderà con un altro incontro femminile, sarà il secondo di Giulia Bacchis contro Angelica Mura. Si riprenderà la scaletta così come deve essere nell'ultimo Under 18 con il quale abbiamo iniziato oggi. Ora però il verdetto. 2 verdetti a 1, vince l'angolo blu. Vince la Farris, forse non se l'aspettava dalla faccia che ha fatto, però bello come entrambe se la siano goduta questa bella sfida, questo bel combattimento vinto dalla ragazza dell'Alias Gym. E adesso vediamo se si va effettivamente con gli Under 18. Prima Peroli nella regia.
Gli ultimi secondi, poi si fa veramente. Lo ricordo ancora, Angelica Mura, l'angolo rosso, l'angolo blu, Giulia Bachis, 2 erano 2 minuti, peso 57 kg, ci siamo. Ultimi ravvisi dell'arbitro nel centro di questa sfida. Ed è iniziato, sentita poco la campana, subito giù Mura. A seguire sul ring saranno pronti Riccardo Luque e Alias Gym, Alessio Serra del Team Muro. Ripeto, a seguire saranno pronti Riccardo Luque e Alias Gym e Alessio Serra del Team Muro. Stavolta un incontro dove c'è una fase anche di studio, qualche jab, qualche kick, ma di approccio. Ancora non abbiamo visto veramente dei colpi affondati, delle vere combinazioni. Adesso la prima accennata da Bachis, tra l'altro per il secondo incontro oggi, quindi può essere questa stanchezza. Ha sentito invece il colpo Mura e c'è anche il primo conteggio. Deve staccare, però le braccia non le sta staccando, forse finisce già qua l'incontro. E infatti è già finito. Ha già vinto Giulia Bachis, che esulta, poi si ricorda di onorare la sua avversaria. Bello questo abbraccio. Non sembrava essere stato così forte, così devastante comunque il colpo di Bachis. Nulla da fare per Angelica Mura. Il suo allenatore, che se ho visto bene, le ha detto qualcosa come non fa niente. Chiaramente adesso è il momento più della consolazione. C'è la delusione chiaramente nel volto di Angelica Mura, anche perché nessuno vorrebbe mai perdere subito l'incontro. Al primo vero affondo Giulia Bachis ha vinto quello che è il 29esimo incontro di scaletta, quello che poi in verità è il 30esimo, visto che c'è stato un fuori programma con l'anticipo dell'incontro che vi abbiamo raccontato poco fa tra Alessia Furcas e Elia Farris. E allora adesso verrà ufficializzato il verdetto. E poi si andrà con i senior. Già richiamate l'attenzione poco fa Alessio Serra e Riccardo Luque, che saranno i prossimi da affrontarsi. Le medaglie ora. Vince per ritiro Bachis. Abbraccio finale. Poi anche, ma tutto bene? Le ha chiesto Bachis. Mura ha detto sì, sto bene. Chiaramente non sarà felice, però c'è sempre il tempo per rifarsi, c'è sempre un nuovo incontro da preparare e poi da combattere. Tendiamo i prossimi, un senior. Mentre il pubblico si gode anche la musica e speriamo che non venga riconosciuta da YouTube. Vi ricordo, prossimo incontro allora, così approfittiamo. Alessio Serra per il team Muro e Riccardo Luque dell'Alias Gym. Alessio Serra all'angolo blu,
Riccardo Luca all'angolo rosso, 2 round comunque a 2 minuti, peso 58 kg. L'arbitro è già lì pronto. Vedo arrivare Riccardo Luque. Numero 30 abbiamo Luque Riccardo della Lias Gina all'angolo rosso, mentre all'angolo blu per il team Guru Serra Alessio. E allora arrivano Della categoria senior. entrambi gli sfidanti. Luque è il primo a salire sul ring, ma è sotto il suo angolo pronto a entrare in scena anche Alessio Serra. Ancora nessuno dei due è seduto sul ring. Sopra le corde Serra, in mezzo invece Luque, e qua c'è altro il dibattito di chi pensa che passare in mezzo alle corde porti male, bisogna passare sopra. Ci sono coach, allenatori, maestri che ci tengono particolarmente. Tra questi possiamo sicuramente inserire Mauro Serra. Una volta un suo atleta entrò di fretta nel ring senza aspettarlo, passando in mezzo, lui veramente lo tirò alla maglietta che ancora aveva addosso, lo portò fuori, lo obbligò a entrare passando sopra le corde, ma fu troppo tardi, perse quell'incontro con l'atleta e abbiamo un po' scherzato di questo proprio con Mauro Serra, dicendo che era anche colpa di questo errore imperdonabile. Non c'è questa scaramanzia, non c'è stata almeno nell'angolo rosso, con Luque che sembra già pronto. Finisce di sistemarsi le protezioni invece Serra. E poi andiamo con quello che è di scaletta, è il 30° incontro, ma in verità siamo già al 31°. Ma di 46, quindi insomma ce n'è ancora tanto da vivere insieme. Intanto siamo pronti a vivere il primo round dei due tra Luque e Serra. E si comincia. Già lavora con i calci Serra, bloccato, questo è Luque che prova a farlo andare giù. L'altro qua, l'annuncio di Ordu per ricordare incontro nel corso di leg contact, non saranno tutti fino al full. Un full l'abbiamo vissuto già, per fuori programma, poi ce ne saranno altri 7 full contact. Per adesso Serra che tiene più il centro del ring, prova ad andare con i calci. Luque è obbligato a muoversi tanto invece, però prova a avvicinarsi sempre, proteggendo il volto, però per adesso è un po' obbligato anche a subire, parando chiaramente, adesso anche bloccando non riesce a portare giù Serra, ti dice già 2 volte, non puoi farlo.
però è chiaro che bloccarlo comunque il calcio l'avversario serve anche a togliergli qualche certezza. Oltre che questo lo blocchi, l'avversario è più vulnerabile. Sta per terminare il primo round, gli ultimi secondi, cerca l'ultima combinazione Serra e così l'arbitro li può mandare ognuno nel rispettivo angolo. Un minuto per mettere a posto le cose per i due allenatori, parlare con i propri atleti, dire cosa va bene, cosa non va bene, magari anche dirgli vai sei fortissimo, va tutto bene, un po' per dargli tranquillità. Dipende dal tipo di incontro, chiaramente cambia anche l'approccio degli stessi maestri, specialmente con i fighters meno esperti, perché poi quelli più esperti non puoi dirne troppe, però specialmente i ragazzi che magari hanno pochi incontri alle spalle, specie contro un avversario magari che lo sta mettendo in difficoltà, si cerca un po' di caricarli, a convincerli che stanno andando meglio loro, magari senza esagerare chiaramente, perché poi c'è la realtà del ring, però insomma dipende chiaramente da persona, da incontro, sono tanti modi in cui può comunicare un allenatore, ma quasi in ogni sport. Secondo round, anche l'ultimo vi ricordo, Luque e Serra. Adesso Luque è un po' più convinto a caccia per ridurre al minimo la distanza e far valere anche i suoi colpi. A Serra invece può andare bene stare più lontano per far valere i suoi calci. Ci prova, però si trova adesso verso l'angolo. Serra col kick. Calcio di dito in faccia, l'arbitro che subito come stai. La Serra ha detto vacci piano, gliel'ha proprio detto. Ricordiamo, light contact. Lavoro di ginocchia, poi giù Luque e quasi Serra invece andava proprio giù dal ring. Si rimettono a posto i due. Gli ultimi secondi. Kick contro kick, Serra con le ultime energie fino alla fine e adesso va a dare il 5 al suo maestro, qui andrà a darlo anche a quell'avversario. Stanco Serra, l'ha sentito questo incontro. Medaglia a Luque, adesso la riceverà anche Serra che ha già salutato l'altro avversario, adesso ricambia diciamo Luque prima del verdetto fronte alla nostra camera. Vince adesso Serra, adesso l'abbraccio con Luque. Termina così il primo incontro senior. Ancora 4 ce ne aspettano a partire dal prossimo, che sarà tra Riccardo e Ryu della SMTA e Valerio Romano dell'Orsa Maggiore.
Ricordiamo ancora una volta Riccardo Luca dell'Elias Gym, mentre Alessio Serra del team Muru. Qualche secondo ancora. Però l'angolo blu sono già pronti. È già pronto Valerio Romano. Infatti lo fanno SMTA, si passa sopra le corde. Su questo non c'è dubbio. Adesso invece si attende. Scusate, tra l'altro stavo sbagliando perché Valerio Romano non è dell'SMTA, dell'Orsa Maggiore, è Riccardo Enrio dell'SMTA. Lui non c'è ancora, ma anche lui sicuramente andrà passando sopra le corde, non c'è dubbio. Chiedo scusa per qualche ogni tanto lapsus, ma tantissimi nomi oggi può capitare un attimo di. Eccolo Riccardo Enriu. Caschetto per il Rio, già pronto Romano. Controlli fatti, allora si va, richiamati al centro, il tempo però prima per il Rio di un ultimo incoraggiamento. Adesso sì che si va. Vi ricordo, il Rio all'angolo rosso, Romano all'angolo blu, 2 round a 2 minuti, 64 kg il peso. C'è chi fa i video con i telefoni, perché signora, ce l'avete in diretta su Directa Sport, ve lo prendete da lì, da YouTube, mettete un bel like alla diretta e non dovete neanche faticare. Si va intanto, prima dei 2 round. Va a partire subito duro il Rio. Romano non fa ritardare la risposta. Ancora. Subito prova a riportare indietro il Rio. Intervento subito, stiamo calmi. Ricordo, light contact anche questo incontro. Qua serve un intervento più veemente dell'arbitro e poi si nervosiva e dice dovete ascoltarmi. Tanta voglia di vincere, di emergere tra il Rio e il Romano. Lavoro di ginocchia, poi si staccano da soli. Accenna i calci il Rio, li affonda invece il Romano.
stavolta più convinto il Ryu con la ginocchiata, mentre chiede un attimo Romano per sistemare la protezione alla gamba sinistra. È sceso giù il calzettone e si vedeva fuori il palastinco, infatti adesso viene rimesso dentro, sistemato tutto. Altra interruzione sul momento di forza di Ryu, però una sanzione per Romano. Non si è visto esattamente bene cosa non sia andato giù all'arbitro, comunque ha visto, mentre proprio sul finale colpo al limite di Romano. Non ho visto bene, ma se ho visto bene ha colpito quasi alla nuca dietro, quindi insomma anche un colpo un po' pericoloso. Infatti adesso si è avvicinato anche l'arbitro, o per parlare di quest'ultimo episodio o per parlare del punto che gli è stato tolto. Anzi, invece forse è quello che generale da una parte e dall'altra. No, io credo che abbia spiegato a entrambe le campane la sua sull'ultimo episodio, su quell'ultimo colpo. Via la seconda ripresa, vediamo Serra si sente, diciamo, più caldo dopo quel colpo subito che l'ha innervosito, però è partito forte Romano. E ancora una volta deve intervenire l'arbitro. Di nuovo, ancora -1. -1 anche dall'altra. Non c'è il rispetto al leg contact, questo è il succo. Ancora a lavorare su quella gamba Serra, poi Romano dice basta all'arbitro. Dice basta. Terminato così. È raro che succeda, può succedere anche questo. E adesso l'arbitro chiaramente motiva al tavolo la sua decisione. Forse anche la consapevolezza da parte sua che non poteva più gestire i due sfidanti, perché Romano e Serra ormai quasi avessero un conto in sospeso, non stavano ascoltando le indicazioni dell'arbitro. Adesso si spiegano comunque entrambi. Comunque la medaglia la ricevono.
miglia in piedi all'angolo blu, sta spiegando le ragioni di questa scelta. Prima l'ha ricevuta lui stesso, no, l'arbitro adesso le sta spiegando all'Orsa Maggiore. Linea la regia. Ci siamo e si va avanti, sono già sul ring i prossimi sfidanti. Angolo rosso Filippo Picciao della Wolves Den, angolo blu Alessandro Muntone dell'Omnia Lukta. 2 round 2 minuti, ancora in conto senior, peso 68 kg. Stavolta arbitro Carla Ortu e quindi qualcuno dovrà sostituirla, fare da speaker. Vediamo come si fa, non può scendere giù, salire e fare tutto lei. Pochi secondi e si va in tanti controlli per Picciao fatti. Muntone che sta per terminare e poi si comincia. Ok, ci siamo. Angolo rosso Picciao, angolo blu Muntone. Due round da 2 minuti. Me lo ricordo ancora, 68 kg il peso. E adesso si va. Primo round. Va a partire un kick ancora frontale. Muntone, Picciao lì che aspetta, poi deve subire basso. Mezzo la traiettoria Ortu per Muntone.
schivate, bello spettacolo di schivate, questo ovvio. Ancora. Bravi molto nel pararsi entrambi, stanno concedendo poco. Adesso un uppercut non ben caricato, ma è passato da parte di Montone. Obbligato a retrocedere Montone, poi rimanda indietro a sua volta Picciao. Altro kick, altra parata. Adesso invece direttamente destro poi sinistro di Montone. Picciao. Sembra più deciso Montone fino a qui. Sembra un po' sofferente Picciao, come se non si aspettasse un inizio così energico, così dispendioso proprio dal punto di vista dell'energia. Sulla coscia il calcio destro di Montone proprio sul finale del primo round. Ora la mia curiosità è vedere fisicamente come sta Picciao. È sembrato risentito dello sforzo ad una certa, poi chissà, c'è tutto un altro round per scoprirlo. Più sicuro di sé Montone invece, sia quando ha dovuto un po' più retrocedere e difendere, sia quando in un secondo si ritrovava lì ad attaccare. Tra l'altro ha anche la sua fotografa personale Montone, foto proprio lì sul bordo del ring all'angolo. Porto aspetta il suo posto, indicazioni da una parte e dall'altra, un po' più mimate all'angolo rosso. E bisogna andare. Siamo per il secondo round. Si è fatta un po' più attendere del previsto questa campana. Adesso però ha suonato, prova a partire subito forte Picciao. Ancora, proprio per andare contro quello che ho detto io, per dire così impara Diretta Sport a dire che io sono più stanco. Altre belle schivate.
l'incontro delle schifate questo. Muntone, un gancio destro e poi si fa sentire anche il diretto che ha spostato il caschetto di Picciao. Gli ultimi secondi glielo sta dicendo Fabrizio Pudri all'angolo rosso a Picciao di dare tutto adesso perché siamo alla fine, e fine che arriva ora. Termina qua l'incontro tra Filippo Picciao e Alessandro Muntone, il primo della Wolves Den, il secondo dell'Omnia Lupta. Adesso le prime impressioni da un angolo all'altro. Nessuno di questi sorride tanto, forse un po' di più ha sorriso Muntone. Adesso anche Picciao. Saluto anche tra Puto e qualcuno nel pubblico. Per un secondo pensavo all'altro angolo, invece no, era ancora più in là. Il destinatario del suo saluto. Parità, pareggiano Filippo Picciao e Alessandro Muntone, si abbracciano, termina così il loro incontro. Termina così il loro incontro, non termina la fase dei senior, che va avanti col suo penultimo incontro. 34esimo di serata. Stanno per salire sul ring Noris Casula di Oristano, dell'MTC Oristano, e Pietro Satalino della Wolves Den. Praticamente Fabrizio Pullo deve fare il giro del ring per trovarsi all'angolo giusto e aspettare anche il suo ragazzo. A meno che in questo brevissimo colloquio con Ortu Buddha aveva detto: ma perché non facciamo che io resto comunque qua, sono già lì all'angolo, ci sono già, mandatemelo qua ragazzi, facciamo lo strappo alla scaletta. Tanto qualche piccola operazione, vengono sistemate le fascette delle corde, cambio di guardia tra arbitri. E alla fine Fabrizio Pudi è obbligato a circumnavigare il ring e andare all'angolo blu insieme a Pietro Satalino. Incontro quello che ci aspetta a 69 kg in attesa di Noris Casula. Sul ring all'angolo rosso Noris Casula della Oristano, all'angolo blu Pietro Satalino della Wolves Den. Arriva Casula. Lui con il Mong Kong, quindi immagino... Ah, non è detto che ci sia una Ramuai. Ma credo di no, perché siamo ai controlli. Quindi no. La riascolteremo
vedremo anche lo spettacolo delle danze, immagino, solo quando avremo a che fare con incontri full contact. Intanto caschetto per Kazula, però alle altre posizioni i controlli sono stati fatti, credo anche già fatto sì Satalino, quindi ci siamo, stiamo per cominciare. Adesso ci siamo per davvero. E si va. Kazula blocca la camisa Satalino, lo fa andare giù. Problemi per entrambi i caschetti. Il primo Kazula, ma anche Satalino ha avuto bisogno di risistemarlo. Ancora un altro intervento, stanno bloccando a vicenda. Pochi colpi, diciamo, di bellezza estetica finora in questa prima parte di match. Blocca Kazula proprio sul finire di primo round, voleva portarselo giù, non ce l'ha fatta, è rimasto su Satalino e adesso lui torna all'angolo blu, Kazula torna all'angolo rosso. Iniziato con un Satalino subito giù questo round, poi abbastanza equilibrato, abbastanza di conoscenza. Non così spettacolare questo come incontro, mentre l'arbitro ne approfitta subito, si è avvicinato, ho visto che la cosa non andava, bisogna bloccare meglio Parastinchi. E bisogna anche riprendere, si senta la campana. Avvertimenti dell'arbitro e adesso le indicazioni che si va col secondo round. Prossimi e ultimi 2 minuti nella sfida tra Kazula e Satalino. Inizio subito duro con Kazula che poi rischia di andare giù. Vediamo se c'è che il conteggio. No, sta controllando soltanto
le protezioni. Ho capito che stava solo scivolando Casula. Adesso va già a rifarsi a rispondere. Satalino più pronto, non ci casca, rimane in piedi. Calcio detto in faccia a Casula. Forse questo non se l'aspettava. Se la ride Satalino. Come per dire te l'ho fatta stavolta. Ci riprova, più basso, più facile da bloccare da Casula. Poi guardia alta nel mentre anche abbassare e mettere bene il caschetto. Questa è la combo di Satalino in difesa. Ma caschetti sono sempre un problema. In quasi tutti gli incontri con caschetti si perde sempre qualche secondo per rimetterli bene, è così. C'è poco da fare, anche perché se poi è troppo stretto dà fastidio, con la situazione che il sangue non circoli bene. Lavoro di ginocchia più di Satalino che di Casula, alla fine si devono separare. Ritorna subito Satalino, respinge Casula e poi proprio all'ultimo proprio photo finish il calcio di Satalino. E adesso è arrivato l'abbraccio. Un momento di fermo. Adesso abbracci in attesa del verdetto. Vince per Argentini Decision all'angolo blu Pietro Satalino. Ha vinto alla fine Pietro Satalino, il penultimo incontro senior di questa serata. A tra poco invece con l'ultimo. Adesso andiamo a presentare. Man, you have come a long way. That's all you need to feel. Bite your fear. Make it your own. It's a punch in the gut. You wouldn't have made it without it. That's what keeps you going. It tastes bitter, but that's what it takes to go the extra mile. Be authentic. Fight for it. I prossimi due sfidanti, Ivan Soro del Sanda Team e Gianmarco Floris dell'Alias Gym. Il primo all'angolo rosso, il secondo all'angolo blu, anche stavolta 2 round da 2 minuti. E tra l'altro questo è l'ultimo incontro da 2 round, poi solo incontri da 3 round, peso 82 kg. E quindi vogliamo vivere 4 minuti di colpi importanti. Questo lo ricordo, il 34esimo dei 46 incontri totali, almeno da scaletta, più anticipato, il 35esimo incontro. Dopo questo ancora 11 incontri da vivere insieme. Ring però ancora a vuoto, anche di arbitro. Forse pausa? Tutti fermi. Allora, brevissima anche Nuri nella regia di nuovo.
Cambio di programma, non so adesso se sia saltato già per qualche motivo e non siamo stati avvisati tra Ivan Soro e Gianmarco Floyd, magari ha anticipato quella sua volta prima, non lo so in questo momento. Stanno venendo però presentati gli atleti Elite e Full Contact che si affronteranno, immagino, da adesso in poi. Sono stati presentati tutti gli atleti dell'angolo blu, io ve li presenterò chiaramente incontro dopo incontro. Stanno venendo presentati quelli dell'angolo rosso. Sempre all'angolo rosso della SMTA, Lectoretu Nicola. Da Baristardo per la Shimon Dojo, Techiano Oana, sempre all'angolo rosso. Arriva anche Oana. Per la SMTA, Guardian Sardegna, Sartizzu, Michele. Per il team Rodriguez, Cagliari, Guarafron,
Sì, come vi ho anticipato prima, quindi niente Ivan Solo contro Gianmarco Floris. Si parte con l'Elite allora. Arbitro Sanna. Si affrontano Diego Lampis, uno dei due figli proprio di Gianfranco Lampis e Carla Ortu. Affronta Salvatore Scanu per Laina Arana e come anticipato prima, da adesso gli incontri sono tutti da 3 round per 2 minuti ciascuno. 42 kg per questi giovanissimi. In questi casi la curiosità è sempre più dal punto di vista tecnico, con Salvatore Scanu che è già pronto. Adesso tra l'altro potremmo anche ascoltare la Ramuai, vediamo se già da adesso o se bisogna aspettare il full contact. Arrivano papà e figlio, papà Gianfranco che adesso fa entrare Diego Lampis. Qualche cenno anche tra i maestri. E infatti la Muay stavolta. Diego e Salvatore saranno impegnati nel mese di giugno. Saranno impegnati nei mondiali WBC a Verona per difendere grande applauso per questi ragazzi che giovanissimi stanno andando ad iniziare Stiamo per andare col primo round. la serata qui al Parasport Comunale di Caravana. I controlli, le protezioni, tambole parti. Gli avvisi di Sanna. I check con i giudici. E allora ci si va. Primo round. Vi ricordo Lampis angolo rosso, Scanu angolo blu.
Prova a partire già forte Lampis con Scanu che deve subito uscire dall'angolo, l'ha fatto bene, poi si ritrova giù. Due volte giù Scanu. Altro intervento di Sanna. Non Scanu ha qualcosa da ridire. Infatti Sanna dice che non può portare giù così Scanu. Però Lampis allora blocca, però spingere non può. Mentre sta già per finire il primo round, un energico Lampis che in un modo o nell'altro sta facendo di tutto per portare giù Scanu, anche in maniera non corretta. Ora indicazione da una parte e dall'altra. Lampis dentro il ring in questo faccia a faccia con suo figlio. Ora però bisogna andare con il secondo round. Subito l'intervento di Sanna. Kick di Scanu che poi si trova pericolosamente all'angolo, Lampis lo porta giù. Scanu invece chiede una mano per sistemare una protezione. Altro intervento, questa volta era Lampis a trovarsi all'angolo con un reattivo Scanu che adesso invece si trova preso da dietro.
problema per Scanu. Problema la conchiglia, forse si era messa male, tutto risolto. Gli ultimi secondi. Giù Scanu proprio all'ultimo. Buona presa di Lampis. E adesso ancora un minuto per respirare, per ascoltare i due maestri. E poi il terzo ed ultimo round. Pronti ad andare con gli ultimi 2 minuti. E si va. Subito interruzione. E paga Scanu. Oggi tanti interventi da parte degli arbitri. È fine dell'incontro. Ti ha dato un morso? Povero Scanu se n'è andato via arrabbiatissimo, ma non ho capito bene che sia successo. Il segno sul braccio, quindi veramente qualcosa, un morso o qualcosa del genere, ma però mi sembra anche strano quello, in te sono i paradenti. Non si è capito benissimo. Finisce così questo incontro. Tutto un po' all'improvviso, Scanu è scappato via. Alla fine vince Diego Lampis. Per squalifica, quindi sì. Scanu qualcosa deve aver fatto, ma il punto è che cosa. Un segno sul braccio mostrato al maestro di Salvatore Scanu. Viene da pensare un morso proprio per
Però un po' la reazione è tutto, però non si può dire con certezza, bisognerebbe rivedere le immagini, magari voi potete anche provare a tornare indietro. Noi adesso ci concentriamo su quello che succede qui sul ring, con il prossimo incontro. Torna a Ventimiglia sul ring. C'è ancora un po' da aspettare. Di scaletta dovrebbe toccare a Francesca Manai e Beatrice Pintus, la prima della CHD, la seconda della Taipan Gym, sempre Elite, protezioni complete, 3 round 2 minuti, non ho preso 58 kg, però dopo tutta questa presentazione, visto un po' quello che abbiamo assistito oggi in diretta, finché non li chiamano non abbiamo il 100%. Però Ventimiglia è lì. Aspettiamo ancora un po'. Ventimiglia è stato informato di un qualche avvenimento o comunque di qualcosa, infatti lui lascia il ring. Lo lascia parzialmente, cioè fuori dalle corde, ma è sempre lì. Voilà, torna dentro. Però non si vedono ancora quelle che dovrebbero essere le prossime due sfidanti. Poi di scaletta toccherebbe a Noemi Lampis, altra figlia di Gianfranco Lampis. Ecco, appunto, presentazione di un incontro fatta, si va oltre. Anche Noemi Lampis non abbiamo. Quindi subito al 38esimo incontro di scaletta, anche qua è difficile, aggiornamenti non ne abbiamo, non mi so dire perché non vediamo Francesca Manai e Beatrice Pintus né Noemi Lampis e Anastasia Calvia, che sarebbero state le due sfidanze successive, e quindi si parte con il 38esimo incontro di scaletta. Nicola Lepuredu della SMTA contro Fabio Ru della MDC Oristano. Magari soltanto un cambio. Un cambio di ordine magari soltanto. Comunque, Nicola Lepuredu e Fabio Ru. Protezione completa anche per loro, sempre incontro elite, 57 kg. Eccolo Nicola Lepuredu. All'angolo blu adesso si presenta Fabio Ru.
Tra l'altro alla fine non 20 miglia sul ring. E a questo punto c'è chiaramente la curiosità di capire a cosa sia dovuto questo cambio, se dopo verranno recuperati questi due incontri che vi ho citato non disputati, ma diciamo che con magari qualche incontro è stato dall'ultimo e non è stato riferito, 46 incontri dilettantistici, insomma il peso viene fatto all'ultimo, il controllo finale all'ultimo, quindi possono succedere un sacco di cose. Tanto ora Muay, noi ci concentriamo su Lepuredu e Orru, sono loro i due protagonisti di questo incontro che tra poco inizia. Vi ricordo il peso 57 kg, 3 round 2 minuti, protezioni complete per Lepuredu che è all'angolo rosso e Orru che è all'angolo blu. Lepuredu della SMTA, Orru della MTC Oristano. Insomma, quello che vi serve lo sapete, adesso bisogna combattere. È pronto Lepuredu, Orru quasi, forse qualche difficoltà col caschetto, magari troppo stretto o comunque lo stanno sistemando bene. Sì, secondo me era troppo stretto. Comunque, tutto fatto ora. Pronti a iniziare. Gli ultimi avvisi. Inizio subito duro di Lepuredu, giù Orru. Già archiviata la fase di studio, ancora forte Lepuredu, Orru prova a rispondere. Il kick anche di Lepuredu, forte, anche con questo diretto. Gancio sinistro, Orru all'angolo in difficoltà, Lepuredu invece è carico, non vuole dare tregua al suo avversario, anche il kick in faccia. Poi il destro, sinistro, sofferenza, Orru che deve cercare di rimediare perché sennò non dura neanche un round.
Ora la reazione di Orru. Lepuredu, sinistro o destro. Il kick. Ora Lepuredu che quasi scivola in questo tentativo di affondo, dando così tregua a Orru. Anche Orru adesso con un bel destro. Poi il kick. Adesso è lui che vuole venire fuori, magari approfittando del momento di respiro di Lepuredu, che ha attaccato come ha potuto, ma adesso sembra aver accusato le energie spese. Per sua fortuna però termina il primo dei 3 round. Tantissimo Lepuredu. Bisogna capire però a quanta percentuale di energia sta dopo questo sforzo. Provato a buttare giù da subito in tutti i modi Orru, che ha subito, perché ha subito, però poi già negli ultimi secondi sembrava venire fuori. E soprattutto guardate che fiatone Lepuredu, quindi poteva aver proprio gestito male le energie. Però lo vediamo insieme, lo vediamo tra meno di un minuto, quando si comincia con la seconda ripresa. Vi ricordo, 3 riprese ormai per tutti gli incontri, tutte da 2 minuti, non ci sarà un 3x3 quest'oggi. Momento della verità, e Lepuredu prova subito a partire forte. Orru scivola anche, e poi l'arbitro ha guardato in cagnesco Lepuredu per dire non ti azzardare a colpirlo mentre cade. Schivata di Lepuredu, schivata a sua volta di Orru. Arriva Lepuredu, Orru lo riceve bene, meglio in confronto all'inizio del match di sicuro. Ginocchiate di Orru e poi chiede scusa, non ginocchiate in faccia. Orru stavolta con i ganci si gira poi Lepuredu, ma si è girato senza l'ok dell'arbitro. Ha rischiato qua Lepuredu. Uno perché lui prima di tutto che non deve girarsi in questo modo, e poi perché se l'arbitro non interviene Orru rischia di fargli male. Oh, un problema in paladenti comunque Lepuredu. Orru Lepuredu prova a tenere lì il suo avversario, lasciarlo all'angolo. Orru vuole uscirne lottando. Ancora col mancino Lepuredu, di nuovo poi col destro, ancora. Soffre adesso Orru, rischio conteggio ma no, si va avanti, ancora colpito Orru. Li lascia andare avanti l'arbitro, Orru vuole rispondere. Il ritorno di Orru, che è un buon incassatore nonostante tutto. Ancora, colpito ancora Lepuredu. Orru però quasi sembra non accusarli questi colpi, però chiaramente il loro effetto lo fanno. E intanto un altro round è andato, ci aspetterà l'ultimo.
Devo dire che Lepuredu ha retto meglio di quanto pensassi dal punto di vista fisico, proprio per quel fiatone che ha tirato fuori alla fine del primo round. Invece anche nel secondo si è speso bene, ha dimostrato di averne ancora energie, poi dà sempre l'impressione di essere quello più stanco dei due, però i suoi colpi si fanno sentire. Orru tiene botta, ne ha presi tanti però Orru. Aria per lui, aria fresca. Vediamo se gli sarà servita tutta questa aria fresca. Gli ultimi avvertimenti per oggi, sia per l'uno che per l'altro. E poi adesso gli ultimi 2 minuti di combattimento. Ultima ripresa. Con i calci Lepuredu, con i ganci Orru. Ora anche lui calcio, poi schivata di Lepuredu. Sinistro di Orru. Sentito da Lepuredu. È anche un po' scivolato, è vero, ma è stato centrato in pieno. All'angolo Orru si muove per uscire il prima possibile. Si incastrano con Lepuredu, intervento dell'arbitro. Lepuredu, duro ancora Lepuredu, giù Orru e conteggio. Si va avanti, però un conteggio che pesa chiaramente. Lepuredu per portarsi a casa la vittoria. Lepuredu ancora di nuovo in faccia a Orru che adesso subisce. Ancora colpito Orru negli ultimi secondi, l'ultimo colpo arriva adesso, vengono separati, finisce qua direi il match più bello dall'inizio della nostra diretta, per la grinta, per la tenacia, per tutto quello che hanno messo entrambi, e questo ci proietta proprio nel clou della serata, quelli che saranno gli ultimi incontri da vivere insieme. Ancora 7 almeno ci dovrebbero essere. Poi, come ho già detto un paio di volte, i cambiamenti proprio all'ultimo alla scaletta non li abbiamo ricevuti, quindi può succedere un po' di tutto. Questo invece è Lepuredu che saluta così, che è venuto ad assistere al suo incontro, a supportarlo. Sicuro di sé Nicola Lepuredu della SMTA. Applauso per lui, applauso anche per Fabio Orru della MTC Oristano. E l'altro sarà il verdetto che dovrebbe premiare proprio Lepuredu. Con verdetto unanime, Nicola Lepuredu è lui il vincitore di questo incontro. E adesso non faccio annunci, aspettiamo di sentire la voce di Carla Ortus se ce l'è a parlare. Adesso vediamo se bisogna recuperare quegli incontri elite che vi ho citato prima di questo incontro o se si va al full. Uno l'abbiamo già raccontato, quello tra Alessia Furcas e Elia Farris.
ce ne sarebbero altri 7 full in scaletta. Attendiamo aggiornamenti. Io intanto vi ricordo in questo momento anche la box interregionale Sardegna-Lombardia. C'è in diretta. Basta su YouTube, magari se avete un altro smartphone, un altro computer con voi, un vostro amico, la vostra ragazza, il vostro ragazzo, insomma. Quello che è, potete seguire anche questi incontri. Combat anche settimana prossima che fa la tappa a San Roque, la tappa invece con noi è sempre su YouTube, pochi dubbi su quello, ma insomma seguiteci in settimana, Facebook, Instagram, mettete i like che fanno sempre la differenza, aiutateci a crescere e restate aggiornati, così non avrete nessuna sorpresa. Poi, tra l'altro, piccolo per approfittare, per info di qualsiasi tipo, per poter promuovere un vostro evento sportivo, qualsiasi info, non utilizzate troppo i DM su Instagram, tanti cercate in DM, però poi chiaramente non c'è il follow di ricambio, va nelle richieste, si vede meno. Da Facebook, fidatevi di me, fidatevi di Luigi Falqui. C'è il contatto WhatsApp, l'email, quelle hanno risposta più certa. Su Facebook c'è il contatto WhatsApp a cui rifarsi, molto più semplice. Sia per una chiamata veloce avere una risposta a lampo, sia per semplicemente avere più facilità di risposta di messaggi. Ma anche un bel messaggio, salve, sono Tizio, Caio, Sempronio, così. Questo è un po' proprio perché in DM tante volte i messaggi spariscono nelle richieste e per un motivo o per l'altro scappano via, dai, mettiamola così. WhatsApp è più semplice, o si chiama o si manda un messaggio, tutto molto più facile e soprattutto visibile. Si va al full contact. Stefano Ventimiglia presenta le due prossime avversarie. Ariel Vitiello all'angolo blu per l'Orsa Maggiore contro Oana Pecchianu della Shinobu Dojo. Che loro, anche se full contact, combatteranno con protezioni complete e corpetto. Peso 50 kg. Eccola Ariel Vitiello. Quarantesimo dei 46 incontri.
Attesa ora invece per quell'angolo rosso da riempire. L'avversaria dell'angolo rosso della Shinobu Dojo di Barisato, Oana Pekeanu. Adesso è stata chiamata anche una Pekeano, lei è già pronta comunque. Pochi secondi e si comincia. Adesso vengono indossati anche i corpetti. Il vitiello è pronta. Anzi, sta terminando il suo messo di allacciare il suo corpetto, che adesso è pronto. Pronta anche Pekeanu. Quindi Ramuai e poi si comincia. Ci siamo ormai. Vi ricordo Pekeano angolo rosso, Vitiello angolo blu, 50 kg, 3 round 2 minuti, il primo sta per cominciare. Si va. Subito incollate. Si fa sentire Vitiello dritto in faccia con Pekeanu che deve un po' arretrare, prova a reagire. Ancora Vitiello. Vitiello sinistro, destro. Di nuovo sinistro, destro. E ancora però Pekeanu si fa sentire stavolta. Ginocchiate, gancio. Vitiello lì. Respinge ora Pekeanu che poi deve di nuovo difendersi.
cerca anche la gomitata. Vi ricordo, siamo nel full contact da ora fino alla fine. Vitiello ancora. Soffre Pekeanu. Vitiello invece continua a martellare. Ancora Vitiello. Questo invece è parato. Poi kick. Poi non ha lo spazio per affondare con un gancio. Provava a farsi sentire allora anche con il calcio Pekeanu. È sempre vicino alle corde. Così è difficile. Gli ultimi secondi. Sta già andando via questa prima ripresa. Pekeanu. Due colpi di Vitiello. Siamo agli ultimi secondi. E termina così col kick di Pekeanu. 1 minuto di stop. 1 minuto per riprendere il fiato, per ascoltare le indicazioni. E poi si va con la seconda ripresa. Partita veramente forte Vitiello. Quasi non se l'aspettava Pekeanu dalle sue prime reazioni. Poi tra un colpo e l'altro ha cominciato a trovare il suo equilibrio. La ragazza dello Shinobu Dojo. Adesso chiaramente anche il confronto per capire come attaccare, come difendere, anche con quale approccio affrontare la seconda ripresa. Second out. Per Vitiello credo poche indicazioni precise, insistite anche dalla gesticolazione del suo maestro, per dire c'è una cosa che voglio che tu la faccia assolutamente. Solitamente quando uno gesticola come ha fatto lui quello intende. Tanto si va. Prossimi 2 minuti, i secondi 2 minuti di questo incontro. Però a farsi sentire da subito anche Pekeanu, non vuole ritrovarsi impreparata come prima. Vitiello accetta la serie, è pronta subito a rispondere. Nessuna delle due indietreggia, a costo anche di subire un po' di più. Pekeanu, sinistro, destro, lavorare anche sulla gamba sinistra di Vitiello, un po' rosso sul ginocchio, sta puntando lì Pekeanu. Adesso è provata anche la faccia che poi l'è stata colpita prima dal sinistro, anche dal destro di Vitiello. Non credo l'abbia parato Pekeanu. Ancora lì, muso a muso. Un po' indietreggia ora Vitiello per prepararsi poi a colpire duro. Pekeanu non ci sta e si avvicina sempre. Anche adesso è lì a fare i primi passi, poi però Vitiello è arrivata. Respinta Pekeanu. Ginocchiate. Poi si stacca Vitiello, che adesso aspetta e si difende. E chiude con questo kick. Altri 2 minuti sono andati. Più Pekeanu stavolta. Sicuramente più equilibrato in tutti i suoi frangenti questo round. Sembra essere più stanca Vitiello tra le due. Poi è anche vero, con questo caschetto
si vede meno anche il volto, lo sguardo di Pecano, tante volte dagli occhi, dalle espressioni capisci molto meglio cosa sta passando, in questo caso il fighter, la fighter, ma in generale l'atleta, sia mentalmente che fisicamente. Invece quasi non si vedono gli occhi di Pecano, così è ancora più difficile leggerla. Andrea sembra essere pronta ormai, Pecano ormai guarda già verso l'altro angolo come per dire io sono qua, appena sei pronta ricominciamo. Segno di fiducia, anche di carica, qualche parola finale le sta detta, adesso richiamata anche Vitiello. E quindi ci siamo, pronti alla terza e ultima ripresa. Non ci siamo al 100%, bisogna un po' asciugare l'angolo, anche un po' il corpetto, il caschetto, un po' tutto. Adesso ci siamo veramente. Gli ultimi 2 minuti di combattimento tra Pecano e Vitiello, sempre lì incollate. Vitiello ha provato a schiacciare Pecano alle corde, per un attimo ci è riuscita, poi ora si sono invertite le posizioni e allora Vitiello deve reagire, scivola giù Pecano, che ha perso l'equilibrio tentando il calcio verso la faccia di Vitiello, però è tornata subito lì Pecano. Ora un po' di stanchezza emerge nella migliore intensità dei colpi. Vitiello poi ritorna, Pecano risponde. Clinch, umitata di Pecano, intervento poi dell'arbitro e si va avanti rapidamente. Vitiello con sinistro e destro, il sinistro affonda, il destro non arriva, per 2 volte di fila così, adesso il destro arriva. Secondo intervento dell'arbitro in quest'ultima ripresa. Sinistro subito di Vitiello, sinistro ancora e destro e poi non c'è più tempo, finisce qui. E adesso tutto sta nei voti dei giudici. Un abbraccio tra le due. Arrivano intanto i foglietti con i responsi, bisogna solo fare la somma adesso. Del centro. Vince per la decision. L'angolo rosso, Anna Pecano, Vince Oana Pecano
nello Shinobu Dojo. Medaglia data a entrambi chiaramente adesso. Tra l'altro è andata dopo il verdetto. Saluto finale tra loro, che dovranno anche lasciare il ring perché bisogna andare avanti con il 41esimo incontro in scaletta dei 46. 6 incontri ancora da vivere insieme. Non sembra esserci cambio di guardia tra arbitri. Qualcuno mangia invece il tavolo, uno speaker. Poi c'è anche il medico sociale, il medico di commissione. C'è fame chiaramente anche tra gli arbitri, anche loro impegnati, presenti qua almeno dalle 14, almeno un'ora prima dell'orario ufficiale di inizio, ovvero le 15. Poi loro con i turni un po', qualche stop l'hanno avuto, però neanche troppi. E comunque sono ormai le 10 di sera, quindi abbondantemente ora di cena. Adesso arriva il cambio della guardia. Quindi Portu, tocca a lei, si stanno... oh. Allora, quella che vedete è Anastasia Calvia. Lei avrebbe dovuto affrontare Noemi Lampis, ma è stata male Lampis a quanto pare. Hanno provato a posticipare l'incontro per farle combattere, non ce la fa Lampis e quindi è stata data la vittoria per abbandono a Calvia. Questo è quello che è successo. Adesso il 41esimo incontro, angolo blu Riccardo Schirru della Wolves Den. Eccolo Riccardo Schirru, Maurizio Pudu con lui. Il suo avversario all'angolo rosso per la Serra Muay Thai Academy di Guardo Sant'Elena. Vi chiedo un applauso per l'ingresso di Michele Sarrizzu. All'angolo rosso invece se metti a Michele Sarrizzu. Qua abbiamo già qualche indumento in meno protezioni, solo paragumiti. Però mi vedo di scaletta paragomiti, ma vedo anche i parastinchi. Comunque no, corpetto. Tanto sta arrivando anzi Michele Sarrizzu.
Sarrizzu già con il caschetto, adesso deve indossarlo Schirru. Peso 50 kg anche per questo incontro, 3 round ovviamente, da 2 minuti. Si avvicina Ortu all'angolo rosso per i controlli. Paradenti, guantoni, 3 protezioni a posto. Anzi, adesso ultimi controlli. Aspetta invece il suo turno Schirru. Inizia finalmente l'incontro. Sarrizzu angolo rosso, Schirru angolo blu. Partenza bomba. L'angolo per un secondo Sarrizzu che poi reagisce. Ortu deve subito separarli. Anche perché poi se cadono proprio da quella parte non so chi sia veramente pronto a raccoglierli. Di nuovo in clinch, vorrebbe andare con le gomitate Sarrizzu, adesso riesce e poi interviene ancora Ortu. Già 3 interventi di Ortu. Poi di nuovo sempre in quell'angolo vanno a finire Sarrizzu e Schirru. Schirru forte. Ancora Sarrizzu, Schirru vuole reagire, quasi va addosso a Ortu. Il kick di Sarrizzu. Finisce qua il primo round. Indicazione da una parte e dall'altra. Sarrizzu appoggiato, guardate fuori. Invece l'angolo blu, Pudu dentro il ring. Sta proprio gesticolando quello che vuole vedere o il modo in cui deve difendere. Non so che ruolo abbia interpretato in questo caso Pudu.
però volevo essere sicuro di essere chiaro al 100%. Second out. Bisogna un po' asciugare. E adesso si può andare. Via col secondo round. Schirru e Sarrizzo riprendono da dove si erano lasciati, incollati. Lavoro di ginocchia, poi passi indietro di Schirru, ritorna Sarrizzo. Adesso a volta Schirru reagisce così, però si è difeso bene Sarrizzo. L'angolo Schirru, alla fine ha bisogno di sistemarsi il caschetto, lo fa da solo e allora si può riprendere. I segni sulla schiena, sul corpo per entrambi, anche sul viso. Non si stanno risparmiando. Ancora Sarrizzo riesce sempre almeno una gomitata a infliggerla a Schirru. Allontana Schirru, Sarrizzo all'attacco da un angolo all'altro. Adesso con le ginocchia. Poi l'intervento di Ortu proprio al tramonto del secondo round. Siamo negli ultimi secondi. Si guardano e secondo me non sarà neanche un colpo. Chiude così invece Schirru. Poi Sarrizzo prova ad affondare con una ginocchiata. Però l'ultimo vero colpo è stato di Schirru. 1 minuto con gli ultimi 2 di combattimento. Second out. Si va col terzo round. La prima interruzione obbligatoria per sistemare la protezione, il paragomiti di Sarrizzo. Schirru invece vuole andare dritto alla sua faccia. Si difende come può Sarrizzo, che attacca e tiene poi la guardia alta. Adesso la abbassa un po' così per attirare l'attacco di Schirru, che non se lo fa dire troppe volte. È andato lì dritto per dritto. Poi con l'uppercut, pesante questo. Sarrizzo però sembra non desistere, anche se adesso va in difensiva. Anche con la ginocchiata Schirru interviene Ortu alla fine.
l'attacco Sarrezzo, Schirru va, fermato tutto. Quasi ha messo la testa fuori per prendere una boccata d'aria dal ring. Schirru che deve ancora difendersi, tenta di liberare i gomiti, senza successo Sarrezzo. Sarrezzo, bel mancino, poi ginocchiata, Schirru ancora lì, che tiene botta, gli ultimi secondi, poi la palla passa ai giudici, adesso sembra anche Putu per assicurarsi che nessuno di loro si faccia male andando giù. Sarrezzo, alla fine la campana, poi l'inchino, subito entrambi, che si sono affrontati a testa alta, dando il massimo dal primo all'ultimo secondo, dal primo all'ultimo round. Quel rispetto, anche la comprensione di quanto entrambi abbiano dato. Un altro bell'incontro, uno dei migliori di oggi. E adesso, come anticipato, la palla ai giudici in attesa del verdetto. E l'applauso anche di tutto il pubblico. Ci siamo. Vince Michele Sarrizzu dell'SMTA. Verdetto unanime. Applausi però anche a Riccardo Schirru della Wolves Den. A tra poco. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Gli integratori fanno davvero la differenza. Gli integratori possono essere un valido supporto, ma dovrebbero essere assunti solo se c'è un'effettiva carenza, oppure sotto la guida di un nutrizionista, capace di basarsi su evidenze scientifiche ed esperto della nutrizione. L'integrazione deve essere prima di tutto consapevole. Qui alla Steve Sport possiamo aiutarti in linea con il professionista che ti sta seguendo a scegliere la giusta integrazione. Puoi trovare infatti integratori di alta qualità atti a supportare il tuo benessere fisico e anche ad aiutarti a crescere la tua performance, sia che tu sia uno sportivo o che desideri semplicemente mantenere uno stile di vita sano. Vieni a trovarci da lunedì al sabato in via Mercale 2 a Cagliari.
Siamo pronti al prossimo match, il 42esimo tra Tonre Waracron del team Rodriguez contro Daniele Friargiu dell'Alias Gym. Erano a 2 minuti ovviamente, protezioni complete, vedete anche i corpetti, 63 kg di questo incontro. Sono pronti a cominciare. Waracron, ricordo, all'angolo rosso, Friargiu invece all'angolo blu. Ancora qualche attimo per sistemare le ultime protezioni, i caschetti. Ancora un po', adesso dovremmo esserci, ci ha messo un po' più del previsto. Waracron ad essere pronto. Ancora, bisogna ancora aspettare. Poi indietro Waracron. Ma adesso ci siamo. Ho detto 2 volte che c'eravamo, però adesso ci siamo per davvero. L'applauso qui perché finalmente si comincia, che altro. Ricordo Waracron angolo rosso, Friargiu angolo blu, si va con la prima delle 3 riprese. Adesso ci avete fatto aspettare più del previsto, fateci divertire. Prova subito un calcio alto Friargiu, poi sinistro-destro ancora. Waracron aspetta, prova già a buttarlo giù, non ci riesce. Ed è andato via il caschetto. Addirittura è andato via del tutto. Adesso lo stringeranno meglio. E via che si riprende giù Waracron. Friargiu lo blocca. Poi però lo porta giù alla fine. Fa sentire la Waracron, Friargiu cerca il calcio.
ancora Wallacron. Entrambi hanno cennato al lavoro con le ginocchia, senza successo. Friargiu. Per la seconda volta giù Wallacron. Friargiu ancora col kick, risponde Wallacron, di nuovo giù ancora Wallacron, questa volta non su presa, e si è fatto male infatti, eh sì, mi sa che si è fatto proprio male. Arriva infatti il medico, la gamba, ma non si vede benissimo. Infatti tolgono anche una protezione all'osso, credo, o la caviglia, forse proprio la caviglia. Ma se è così mi sembra difficile che continui Wallacron. Secondo me è finito l'incontro. Adesso entrambe, controlla entrambe le gambe, no, io penso solo a quella a destra, caviglia. Non può continuare Wallacron, infatti adesso lo consolano. Adesso non ha ancora agitato le braccia l'arbitro, ma l'incontro assolutamente terminato. Attende chiaramente, massimo rispetto, in silenzio. Dall'altra parte Daniele Friargiu nell'Alias Gym, che già si è tolto il caschetto però, perché lo sa anche lui, lo sanno tutti che è finito l'incontro. Poi non è chiarissimo, io penso proprio alla caviglia, perché si è rialzato, tenuto la gamba dritta, non appoggia il piede, quindi direi proprio la caviglia, se non il piede. E lo portano via così, e lui allarga anche le braccia, quasi se la ride, almeno la sta prendendo con filosofia, dopo la prima delusione. Ghiaccio nella caviglia. Ghiaccio nella caviglia per il ragazzo del team Rodriguez. Il ritiro vince Daniele Friargiu. Speriamo nulla di grave per lui. Caviglia. Ghiaccio per adesso, lo stanno controllando. Vicino a lui c'è quella che credo che sia la madre. E poi la medaglia anche. Poi non l'avete vista la scena, però bello, Ortù si è avvicinata, ha dato la medaglia e poi
il sorriso. Chiaramente fa sempre male perdere, in più come nel caso di Warcron, se ti fai anche male è ancora peggio. E mentre invece chiaramente la camera nostra puntata sul ring, perché la serata va avanti, abbiamo ancora 4 incontri, 4 dovrebbero essere. Abbiamo un annuncio, c'è una notizia della Palma, dove il nostro Federico Mazza riteneva il titolo WTC del Mediterraneo e ci informano, sperando che non avete una cucina, che Federico Mazza ha vinto e continua a tenere la cintura di campione WTC del Mediterraneo. Intanto arriva questa notizia più ufficiosa che ufficiale. Federico Mazza ha difeso ed è ancora il campione del Mediterraneo WC, l'aveva vinta per una volta davanti alla nostra camera di Directa Sport. E allora speriamo che sia realmente così, che l'annuncio sia veritiero al 100%, nel caso complimenti a Federico Mazza. Per la Diaz Gym, un applauso per Enrico Cuccu. 43esimo incontro, Enrico Cuccu contro Daniele Spada. Enrico Cuccu il primo a essere stato chiamato dell'Alias Gym, anche lui come free argio. Protezioni complete, corpetto per questo incontro. Il suo avversario sarà Daniele Spada della Wolves Den. Cuccu è già lì. Ora si attende Daniele Spada, che deve essere ancora chiamato. Il suo avversario all'angolo rosso per la Wolves Den di Fabrizio Cuccu. Vi chiedo un applauso per Daniele Spada. E adesso viene chiamato il ragazzo della Wolves Den. Adesso anche lui sul ring. E allora Ramuai. Ci siamo quasi, devono finire di coprirsi, mancano i caschetti. Ci informano intanto che sarà il primo round, quello che stiamo
per vivere insieme. No, niente caschetto, mi sembra strano. No, adesso devo mettere il caschetto, anche perché avevano ancora il Moncon, quindi assolutamente. Poi c'è ancora colpetto. Tanta carica all'angolo blu, tanta carica per Enrico Cuccu. Più rilassata invece la situazione all'angolo rosso. Ancora controlli. Check finali, ci siamo, sta per cominciare la prima ripresa tra Daniele Spada ed Enrico Cuccu. Spada angolo rosso, Cuccu angolo blu. Si va! Però dai, subito forte Cuccu, Spada deve difendersi e reagire. Cuccu con la ginocchiata, Spada regge, lo blocca, vorrebbe anche provare a buttarlo giù, non riesce a fare leva. E poi prima interruzione, bloccato invece Cuccu. Ancora giù Spada, si rialza subito, ancora Cuccu, vuole andare duro. Basso Cuccu, adesso Spada accenna, Cuccu voleva rispondere, già sapeva Spada che para anche ora. Problemi ora per Spada. Problemi alla conchiglia. Tutto a posto, si può andare avanti. Schivate di Cuccu, poi il destro forte anche col kick. Poi sofferenza Spada, testa bassa, guardia alta per avvicinarsi a Cuccu. Lo porta all'angolo un atleta dell'Alias Gym che poi è obbligato a retrocedere. Finale di primo round, Spada si avvicina, Cuccu però è quello che colpisce. Poi si bloccano lì.
e non c'è più tempo. Passa così la prima ripresa, siamo solo all'inizio. Importante inizio di Cucù, ci ha messo un po' di più Spada a prendere le misure col match. Poi tante volte vediamo in questi incontri almeno uno o due voler partire a bomba, però poi c'è anche un calcolo importante da fare, ovvero quello delle energie, come dividerle per 3 round. Tante volte partenze a 1000, primi round a 1000 portano a un terzo round dove si scappa, si evita il contatto, si lavora di clinch. Ora vediamo quello che succederà. Tante volte chi inizia un po' più in sordina poi ha di più da dare dopo. Non succede sempre, chiaramente, però tante volte è così. Cucù ha il vantaggio di avere delle gambe e delle braccia più lunghe, quindi può mantenere una distanza maggiore e lavorare così per caricare più il colpo. Questo è un po' il vero handicap di quello più basso, sei obbligato ad arrivare a cercare sempre di ridurre la distanza. Adesso una linguaccia da parte di Spada e si va per i secondi 2 minuti. Un Cucù che ha provato subito a mettere le cose in chiaro con un kick, poi destro-sinistro, para Spada, è obbligato così, testa bassa e guardia alta, per poi avvicinarsi e colpire duro. Para anche una ginocchiata, si bloccano i due, lavoro di ginocchiata ancora di Cucù che vuole buttarlo giù, non ci riesce. Risponde un low kick Spada, ne sta cercando pochi per ora, eppure anche per variare il colpo, per far male in qualche altro modo all'avversario, possono essere una buona soluzione. Più in fase di gestione invece Cucù, come un po' ci si poteva aspettare, ha dato tantissimo nei primi 2 minuti, adesso deve anche un po' recuperare. E allora cerca di mantenere la distanza, poi quando Spada si avvicina troppo lo riallontana, però affonda molto meno rispetto al primo round. Spada, la risposta di Cucù. Sono gli ultimi secondi anche di questa ripresa. Sono andati via altri 2 minuti. Di nuovo stop, poi l'ultimo round. Più appoggiato Cucù. Adesso ho appoggiato con le braccia anche Spada che respira, respiri profondi lì all'angolo rosso. Da qui invece non si vede la faccia di Cucù. Rimprovero per Cucù. Gli ha chiesto di smettere di fare qualcosa, però è difficile capire cosa di preciso. Correzione quindi su qualcosa in particolare. Dall'altra parte è ancora più difficile sapere quello che ci sono detti. Poi però colpo sul ring di Puto per caricare il suo ragazzo, per caricare Spada. E poi via. Alla terza ripresa, tutti pronti, si va allora. Gli ultimi 2 minuti di combattimento. Adesso bisogna dare tutto. Hanno cominciato così Spada e Cucù.
all'angolo Cucu, ma si difende bene, prova ad andare con le ginocchia, poi schiaccia Spada sulle corde, ancora con le ginocchia a lavorare sui fianchi, ferma tutto Carla Ortu. Spada, provato ad affondare verso il petto, quando può cerca sempre il volto, invece ancora, anche con il calcio. Spada prova ad arrivare, ma non arriva al volto di Cucu, che lo aspetta lì. Non si fa mettere giù. Ultimi secondi. Termina qua l'incontro. Tutta la stanchezza di Spada. Ora gli abbracci anche con i rispettivi maestri. Medaglie e poi verdetto. Adesso se la fa mettere la medaglia al collo, anche Cucu. Vince, combattendo unanime, È iniziata a bomba, appena gestito bene Enrico Cucu, vince per verdetto unanime. Abbracci finali e può tornare a casa contenti il ragazzo dell'Alias Gym. Subito il cambio di guardia sul ring perché si va avanti. Ancora 3 incontri. Qualche battuta intanto tra arbitri. Da ridere un po' anche loro. penultimo match della serata, col peso di 73 kg, match di Muay Thai. Allora, penultimo incontro. Non terzultimo, penultimo. Giovanni Tode, l'Alias Gym, ancora lì l'Alias Gym all'angolo blu. Mi stavo un po' perdendo. Che affronterà Daniele Saili della Monaco Gym e torna a Monaco. Non posso dire di casa perché non siamo a Serrenti, la Monaco di Serrenti, però di casa perché questo è il Monaco Fight, la sua quinta edizione, quindi sì, di casa, l'atleta di casa.
Daniele Salis che deve essere ancora chiamato, hanno detto penultimo, io penso che quello saltato sia quello 46esimo in scaletta, ovvero tra Samuel Liu e Giacomo Rossi, perché poi Andrea Lepori e Samuel Pes dovrebbero combattere, ma lo vediamo dopo. Chiedo un applauso per Daniele Sailis. Daniele Sailis, adesso sì che è stato chiamato, ancora una volta, 3 round 2 minuti, no corpetto, peso 73 kg. Si divertono a muoversi a con di musica nell'angolo blu, che ormai è l'angolo alias. Questo è il terzo incontro consecutivo che vede quell'angolo occupato da Lelas Gym. Arriva Sailis. Quasi pronti a iniziare. Controllo in corso. Angolo blu a posto. Todd è pronto ormai a iniziare. Si aspetta l'ok per Sailis. E poi speriamo di divertirci. Gli ultimi incontri ci hanno regalato un bello spettacolo. Ora bisogna fare ancora meglio. Vogliamo di più.
Si comincia, Saelis contro Todde. Già giù Saelis. Aggressivi entrambi, Todde ha avuto la meglio in questo primo scambio. Gancio mancino di Todde. Ginocchiate in faccia, poi colpito più volte Saelis. Giù Saelis. Guardate lo sguardo di Todde. Il suo avversario giù, ma non è cambiato lo sguardo animale di Todde. E quasi sperava che si rialzasse subito Saelis per attaccare ancora. Invece c'è un conteggio di mezzo, ma si può andare avanti. Adesso si può andare veramente. Che inizio di Todde. Adesso prova a rifarsi Saelis. Giù Todde. Risponde subito Saelis. Conteggio anche per Todde, per bilanciare le cose. E adesso come dire, beh, perfetto. 1-1, palla al centro. Siamo pari, riprendiamo. Qua non si stanno risparmiando. Todde l'ha sentito questo, Saelis lo sa, ma non riesce a affondare nuovamente. Poi lamentela di Todde proprio sul finale del più bel primo round di tutta la serata. Bisogna però sistemare il paradenti prima, ma poi mancheranno 8 secondi quando si riprenderà. Todde lavora, si blocca, lo porta giù Saelis, ma il tempo era già scaduto. E mica male, abbiamo chiesto di più, all'inizio è stato ottimo, promette bene, possiamo solo sperare che continui così nei prossimi 2 round. Subito sguardo cagnesco di Todde, come ha obbligato Saelis al conteggio, anzi per dirgli io non mi fermo, rialzati che continuiamo. E Saelis ha detto certo che mi rialzo, ha risposto subito, l'ha buttato lui giù a sua volta, conteggio per parte. E quindi più o meno siamo alla pari, almeno da quel punto di vista. Carica per Todde, più calmo Saelis, ma sono anche due stili differenti dei due maestri che comunque giocano il loro ruolo. Adesso però tutta l'attenzione su Saelis e Todde. Secondo round, si va. Gancio di Todde, risponde Saelis. Bello così, colpo su colpo. Scivola giù Saelis. Poi la faccio vedere, ma io non mi sono fatto niente. Questo invece l'ha sentito, secondo me, destro duro di Todde, prova anche a replicare col calcio, senza successo. Poi l'attacco di Saelis, Todde lo vuole allontanare, non ci riesce. All'attacco Saelis, prima sul fianco, poi sul volto, con i ganci, alla fine l'interruzione. Con la Todde giù, ancora Saelis per la seconda volta in questo round, stavolta è conteggio. Però lui è lì, è pronto, non si è mai neanche appoggiato con le braccia alle corde, c'è ancora.
E di nuovo l'attacco Todd. Vuole ultimare il lavoro. Sente che l'occasione c'è. Ora si deve fermare. In difficoltà Styles che deve cercare di cambiare l'inizio del match. Ha bisogno del colpo giusto al momento giusto. Gomitate adesso, gomitate. Conteggio, così di nuovo a pareggiare i conti. Eccolo il colpo giusto. Bene così. Nessuno dei due ha mollato. Si va avanti con la terza ripresa. Giusto così, bello così. Però le vogliamo così anche la terza. Anche se chiaramente le energie saranno meno, però il margine c'è. Deve respirare Todd, che si è tolto anche il caschetto per sentire di più l'aria. Chiaramente ha accusato i colpi, ha accusato quelle ultime gomitate. Lampissa, mano aperta vicino a Styles. Prima si stava muovendo tanto, abbastanza agitato. Lui che è uno molto calmo nei modi. E adesso andiamo con l'ultima ripresa. Andiamo, terzo e ultimo round. Se ne vogliono già dare di santa ragione Styles e Todd. Styles all'attacco. Todd lo vuole bloccare per respirare, poi lavora con le ginocchia. Si gira ancora una volta Styles, destro mancino, anche un po' scordinato. Todd però non riesce a reagire. Sinistro di Todd. L'attacco di Styles, ancora con i calci Todd. Di forza Styles. Stanno anche trascinando il pubblico adesso, con la fame e la voglia. Non ci sono calcoli adesso sul ring. Interviene l'arbitro. Non ce la fa più Todd. E poi chiede una mano a sistemare il caschetto. Strappa un sorriso anche Styles, tra poco smetteranno di sorridere. L'attacco di Todd con le ultime energie, anche la ginocchiata. Styles, anche lui. C'è tanta stanchezza, adesso respira ad entrambi, siamo nel finale. Vediamo se uno ne ha di più, prova ad andare in faccia, senza successo Todd. Poi Styles lo blocca, serve l'arbitro. È stanchissimo anche Styles. Todd in lotta, gli ultimi 10 secondi. Vediamo che finale ci aspetta, il calcio in faccia di Todd. Poi passo Styles, finisce qua. Non ne ha più Todd, eppure l'alzata, la gamba fino alla fine. Omaggio a loro. Il più bel incontro di tutta la serata. L'ho già detto un paio di volte, però stiamo andando in crescendo, quindi ci sta, è normale. Certo che adesso questo è il penultimo,
per come è andata poteva essere anche l'ultimo incontro, poi c'è un ultimo senza pressione per provare a fare di meglio. Però a parte gli scherzi, i complimenti a Daniele Sailis della Monaco Gym e a Giovanni Tode dell'Alias Gym, perché ci hanno fatto divertire. Questa è l'espressione di Sailis. Bisogna ancora aspettare un po' per il verdetto, bracci da una parte e dall'altra. Ora sorrisi, ti fieri chiaramente per come è andata, però se lo perdi poi un incontro così chissà cosa provi. Quanto può avere la meglio, la gioia di come sei battuto, sulla frustrazione magari di perderlo un incontro così, perché se lo vinci godi il doppio chiaramente. Ti sei battuto 1000 in un match assolutamente da pari, se lo vinci chiaramente godi tantissimo. Con 2 vedete a favore e 1 contrario, vince all'angolo blu Giovanni Tode, è lui che vince alla fine. 2 voti a 1. Se la ride con Sailis. Sailis dovrà accettare di averci fatto divertire tantissimo in questo incontro. Alla fine è lui quello che ha avuto la peggio, ha vinto Giovanni Tode. Tre su 3 per Alias Gym nella fase full contact del Monaco Fight 5, ma altra risultanza anche a effetto, balletto di Tode, un po' one man show il ragazzo dell'Alias Gym. Adesso invece l'ultimo incontro, il gran finale. Sarà difficile fare meglio rispetto a quello che abbiamo appena visto, però tutto può succedere. Il ring si è liberato. E allora attendiamo gli ultimi 2 protagonisti. Ancora Monaco Gym protagonista per poter chiudere con una vittoria di casa. Vediamo se sarà così. 50 kg, Muay Thai, Fernando 3 minuti. Fernando blu, Fernando Zen. Angolo blu, Wolvesden con Samuele Pes. Il primo sfidante dell'ultimo incontro del Monaco Fight 5. Con noi, anzi, noi siamo partiti con l'incontro numero 25 dei 46 in scaletta, poi con 2 salti è vero, ma pensate che tante persone hanno cominciato alle 15, con tutto il lavoro da fare, 46 incontri, 92 atleti, 90 anzi con alcuni doppi match, 90 atleti da seguire con allenatori, persone, famiglie, ragazzini. Tutto un grande lavoro a cui ne approfitto al volo per fare i complimenti a tutti e da Director Sport anche l'in bocca al lupo di una buona convivenza e collaborazione tra la Monaco, l'Alias Gym e la Gialetto. Ricordiamo Gialetta in collaborazione nell'organizzazione di questa serata. Una serata che sta per terminare. Allora, leggeri i prossimi 2 avversari. Da 73 kg scendiamo a 50. È salito Samuele Pes adesso per la Monaco per regalare la vittoria alla Monaco
a Carla Ortu come regalo di compleanno. Andrea Lepori. A lui l'angolo rosso. Protezioni complete per questo finale. Parto cattivo e dico peccato, doveva essere l'incontro tra Sairis e Todd dell'ultimo, sarebbe stato il finale perfetto. Ora abbiamo un incontro con due ragazzi molto più leggeri. E allora vediamo. Noi vogliamo essere stupiti, speriamo bene. Vediamo quello che succede. Ultima Ramuai. Ultimo rituale pre-incontro della quinta edizione del Monaco Fight. Sta per cominciare l'ultimo incontro, vi ricordo Andrea Lepori all'angolo rosso, Samuele Pes all'angolo blu. Prima chiaramente bisogna completare il vestimento dei due sfidanti, protezioni complete, corpetto ce l'hanno già. Ultime indicazioni di Gianfranco Lampis, Fabrizio Pudu, ne approfittano con calma, li si veste, così si possono dire più cose. L'arbitro al suo posto, aspetta che uno dei due sia pronto per controllarlo e poi non resta che lasciare il ring a loro due, a Lepori e a Pes. Ci siamo, richiamata l'attenzione dei giudici, richiamati Lepori e Pes. Si parte l'ultimo incontro di questa serata. Non dare con un kick alto Lepori, Pes va ad attaccarlo vicino, a bloccarlo. Prima sfida, nessuno vuole andare giù, entrambi in piedi. Basso Lepori con Pes che invece lo porta all'angolo.
volo di ginocchia, deve intervenire l'arbitro. Sinistro, 2 volte il sinistro di Lepori, poi cerca il calcio, va via per un momento, PES, i due si rincollano, restano entrambi in piedi. Calcio basso, poi bel destro di PES, che adesso vuole andare sui fianchi con le ginocchia, resiste, ha resistito Lepori. Giù Lepori, il primo a finire giù dei due. Sul finale del primo round, gli ultimi secondi, e PES all'attacco, lo blocca alla fine Lepori e poi blocca entrambi l'arbitro. Bel mancino invece di Lepori, un abbraccio anche tra i due, è lunga però, terminato soltanto il primo di 3 round. Ora giocano il loro incontro anche Puddu, Lampis, Puddu angolo blu, Lampis angolo rosso. Ci ricordano intanto che dopo così va con la seconda ripresa. Mima Puddu, gesticola tanto, invece è molto più tranquillo, almeno a vista, l'approccio di Lampis, più calma, quasi per far ragionare quelle due cose che voleva dire. Da sempre questa sensazione di calma Lampis. Tanto però si va, la seconda ripresa e prova a partire tutt'altro che calmo Lepori. PES deve subito rispondere. Le corde tengono in piedi PES. Attacca all'angolo Lepori. Cerca il calcio alto, PES cerca invece il gancio destro, i due si bloccano di nuovo. Calcio contro calcio, 2 volte PES, ancora, poi col gancio destro, mettere in mano il caschetto di Lepori, che lo fa andare giù. Ci riprova, più attento PES, che vuole colpire alto con i suoi guantoni, poi il calcio, in qualche modo resta in piedi Lepori. Ancora l'uno contro l'altro, attaccati nel finale di round, separati adesso e quindi non c'è più tempo per ora. 1 minuto per ascoltare, per respirare, per ricaricare anche le energie. Poi gli ultimi due minuti di combattimento qui al Biandurà Ministri Serramanna.
Terzo round a brevissimo. Gli ultimi 2 minuti sono iniziati. Lepori contro PES. Atto conclusivo di questo incontro, di questa serata. Calcio contro calcio, ancora. E poi prova a buttare giù PES che invece resta in piedi e torna all'attacco. All'angolo Lepori, ma gli va bene perché è intervenuto l'arbitro. Allora è Lepori a riprendere, forse è lui che ne ha di più, però occhio perché questo ha sempre saputo rispondere fino a qui. Ancora incollati i due, anche un po' per preservare l'energia, anche un po' per resistere. La stanchezza c'è chiaramente. Ancora 2 volte PES. Lepoli dice no e va a colpirlo in faccia. Ci riprova stavolta para PES e poi si allontana. Ginocchiata di Lepori, risponde PES. Ginocchiata contro ginocchiata e questo è il finale. Lepori vorrebbe provare a buttarlo giù, c'è l'arbitro lì. Calcio per chiudere. L'ultimo colpo di PES. L'ultimo colpo di PES di questa serata a Serramana, una scaletta di 46 incontri, più i più piccoli nel tappeto che era stato allestito, e poi lasciare spazio anche alle sedie per l'aumento del pubblico vicino al ring. Siamo arrivati alla fine della serata, manca l'ultimo verdetto, allora io comincio ad approfittarne a ricordarvi di mettere un bel like a questa diretta, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook e Instagram, anche lì like, follow, aiutateci a crescere, bastano questi pochi click, ci date una mano enorme, neanche immaginate quanto, perché con questi apprezzamenti che possiamo proporvi produzioni sempre migliori, con i like alle dirette, con le visualizzazioni, che abbiamo convinto tantissime palestre dell'importanza della trasmissione streaming, delle dirette, delle riunioni, ma più tutti i rapporti con le federazioni, quindi dateci una mano per noi, però anche un po' per voi, che giustamente poi potete usufruirne gratuitamente, non solo di vederle in diretta, poi di recuperare, quindi insomma, ognuno ci facciamo un favore a vicenda. Adesso medaglie e poi verdetto, l'ultimo verdetto di questa serata qua insieme. Ci siamo. Pari. Mancava l'incontro pari da un bel po'. Eccolo qui, proprio alla fine con gli abbracci, però complimenti ad Andrea Lepori, ricordiamo lui della Monaco Olympic Gym, e a Samuele PES, lui della Wolves Den, insieme così a salutare pubblico, foto, ringraziamenti, bel finale, coi sorrisi all'insegna dello sport. Ed era quello il messaggio che voleva lanciare a Monaco qui a Serramanna.
io direi missione compiuta, riuscitissima da Gianfranco Labis, da Carla Ortu che sta parlando adesso, ma anche dalla Gialetto, ricordo che una volta ha collaborato, la nascita di qualcosa di grande, collaborazione, chissà, tra queste due realtà, Onestare Inter e Serramanna. Io vi ho già detto quello che dovete fare qui social, quindi tenetelo bene a mente, però vi ringrazio perché ci avete seguito, a chi soprattutto è rimasto dall'inizio alla fine di questa diretta, più che complimenti, più che grazie, perché quanto siamo? Più di 4 ore in diretta, quindi veramente tanto, ma soprattutto ringrazio ad Andreone Farris, perché chiaramente lui ha avuto la cura che tutto fosse a posto nella diretta, non soltanto la questione di spostare una camera, ma è proprio tutto un contesto. Ringrazio anche lui e adesso sì, queste sono le ultime immagini a Serramanna. Da Luigi Falco è tutto, buonanotte.